Le tre venute di Cristo. Rivelazioni profetiche di Maria a Consuelo. Consuelo è una mistica spagnola nota per aver trascritto, a partire dal 1987, una serie di locuzioni spirituali pubblicate in forma anonima con approvazione ecclesiastica. Tra le sue opere principali figura una trilogia mariana composta dai volumi Maria, Porta del Cielo, Maria, Stella dell'Evangelizzazione, e Maria, Trono della Sapienza. In questo ultimo libro, tutto il capitolo 17 è dedicato alla venuta di Cristo. Vediamo una sintesi di quello che ci viene rivelato in queste pagine. Mia cara figlia, ci sono tre tempi. Il tempo della pazienza, che si estende dal periodo dei patriarchi fino all'arrivo del Messia. Il tempo della pienezza, che si estende dalla venuta del Messia fino all'ascensione del Signore in cielo, e il tempo della consolazione. Nel tempo della pazienza, il profeta Isaia aveva annunciato il Messia. Nessuno come lui aveva descritto la missione di colui che doveva venire a salvare il suo popolo, non da mani di dirigenti despoti, adulteri e sanguinari, neanche da pontefici sciocchi e da infedeli sacerdoti del Tempio. Ma il Messia, annunciato per molti secoli, sarebbe venuto dal cielo, e colui che viene dall'alto è sopra tutti. Chi viene dalla terra appartiene alla terra e pensa da terrestre e parla della terra, e dei suoi desideri, delle sue preoccupazioni e delle sue inquietudini, ma quello mandato da Dio per restaurare il suo regno, dice parole di Dio. Quando il tempo si è compiuto, Dio ha mandato il suo figlio, nato da donna, nato sotto il regime della legge, per riscattare coloro che erano sotto l'autorità della legge per farci figli adottivi. Venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. È la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chi fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano biasimate le sue opere. Come tu sai, ci sono tre venute e tre manifestazioni del regno di Cristo. Sul legno della croce c'è una scritta: Gesù di Nazaret, il Re dei Giudei. E queste parole, amare per una generazione ribelle e di carattere duro, si ripeteranno ancora una volta quando, alla seconda venuta, Cristo ripristinerà il suo regno sulle rovine dell'ebraismo. La terza manifestazione del regno avrà luogo nella sua ultima venuta, quando Cristo darà a Dio Padre il regno dopo aver annientato ogni principato, ogni dominazione e potere. Bisogna infatti che egli regni finché ha messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. La seconda venuta del Signore non avrà l'aspetto spettacolare che alcuni credono, perché il regno di Dio non viene in un modo che colpisce l'occhio. Non si dirà, è qui o è là, perché il regno di Dio è già tra di voi. Della prima venuta di Cristo, pochi uomini ne ebbero l'intelligenza. Gesù, Dio uomo, è nato in una stalla, mentre il mondo viveva nell'ignoranza. E a chi si è manifestato? Tutti lo hanno visto. I più grandi, gli uomini più illustri, i potenti, i principi di questo mondo hanno partecipato a questo evento. Si potevano contare, semplicemente, con un solo sguardo, gli eletti che conoscevano il mistero sublime. Gli unici a vedere Gesù sono i poveri, gli umili e i puri di cuore, perché solo i puri di cuore vedranno Dio. Un cuore corrotto, dove dimorano i 7 peccati capitali, non può essere l'abitacolo dell'Altissimo. Pertanto, dovete purificare i vostri cuori se volete veramente vedere Dio. E proprio come la prima venuta è passata inosservata da molti, lo sarà anche la seconda, e pochi sapranno che Egli è fra di voi. Se voi leggete attentamente i testi sacri, vedrete chiaramente che queste diverse venute di Cristo vi sono descritte. Per coloro che credono in Gesù, Egli è sempre presente, unito intimamente all'uomo, così vicino al suo cuore come la carne alle ossa. E questo è quello che confermano queste parole: se qualcuno mi ama, io andrò a lui e vi installerò la mia dimora. Il Signore può manifestarsi in molti modi, poiché fin dalla creazione del mondo, ciò che è invisibile di Dio si rivela all'intelligenza attraverso le sue opere. Egli è presente nell'Eucaristia e nella parola, e si manifesta attraverso coloro che lo rappresentano. Inoltre, per mezzo di una rinascita nello Spirito, si fa presente attraverso grazie straordinarie,
come i doni e i carismi che si trovano tra i membri della Chiesa. Talvolta si manifesta anche attraverso prove e purificazioni che correggono il male, spingendo l'uomo a rivolgere il suo sguardo a Dio e a cercare la salvezza. Infatti, ciò che conta davvero è la salvezza dell'anima, anche se per ottenerla l'uomo deve affrontare il calice del dolore.